Vi ricordate quando compravamo un biglietto per un concerto ed era tutto bello colorato, col logo della band, una foto a colori e c'era anche la matrice che veniva strappata nel momento in cui arrivavamo all'ingresso della location del concerto. Oggi invece spesso abbiamo il biglietto sul telefono con un codice a barre che viene passato sotto uno scanner nel momento in cui arriviamo al concerto. Oppure stampiamo quello che abbiamo ricevuto via mail, ma raramente abbiamo ancora uno di questi biglietti cartacei colorati. Oggi voglio fare un piccolo viaggio indietro nel tempo, mostrandovi alcuni dei biglietti dei concerti a cui ho assistito e parlandone anche un po'. Siete pronti? Si parte! Il mio primo concerto fu un nome abbastanza illustre, ma io ero un bambino, ero veramente piccolo, anche se suonicchiavo già la chitarra elettrica, ma ero davvero scarso all'epoca. E ricordo che mio padre mi fece una domanda retorica, mi disse: "A te piace la musica, vero?" E io risposi: "Sì, certo." "A te piace la chitarra, vero?" Sì." "Vuoi andare ad un concerto?" E io, senza neanche chiedere di che cosa si trattasse, ovviamente risposi di sì. E lui mi spiegò che due suoi colleghi del lavoro andavano a vedere un certo Frank Zappa. Ed io andai nel 1984 a vedere il signor Frank Zappa. Il problema è che non capii nulla di quello che succedeva sul palco, anzi devo ammettere, un po' me ne vergogno, che fu abbastanza noioso. I miei unici ricordi sono di questo tizio con i baffi, con una chitarra bianca che dirigeva la band come fosse un direttore d'orchestra. Successivamente, una decina d'anni dopo, ho assistito a una masterclass, una sorta di seminario di Steve Vai al Classico di Roma, e quando poi c'era la fila per fare una domanda a Steve, gli chiesi se lui nel 1984 suonava con Frank Zappa oppure no, e lui mi disse di no. Però, visto che avevo questo biglietto in mano, gli chiesi: "Senti, ma me lo autografi?" E me l'ha autografato. Quindi è un piccolo falso, perché ho l'autografo di Steve Vai, ma lui al concerto non c'era. Il mio primo vero concerto, cioè quello scelto da me, fu qualche anno dopo e furono i signori Deep Purple nella formazione cosiddetta Mark II, ovvero sia con Ian Gillan alla voce, Roger Glover al basso, Richie Blackmore alla chitarra, John Lord alle tastiere e Ian Pace alla batteria. Potete vedere che c'è una matrice blu. Quando comprai questo biglietto, i miei genitori non mi mandarono al concerto perché ero stato rimandato in una materia e avevo l'esame di riparazione esattamente il giorno dopo il concerto, quindi non potei andare e per me fu una delusione pazzesca. Però la fortuna giocò a mio favore, perché i Deep Purple tornarono appunto l'anno successivo e i biglietti erano esattamente identici, soltanto la matrice era gialla anziché blu e cambiava il gruppo di supporto. Non erano più i Pretty Maids come indicato sul biglietto, ma bensì gli Sharks, un gruppo milanese. E io andai al concerto con il mio bravo biglietto, tenendo la mano così a coprire la matrice blu. Mi strapparono la parte che andava trattenuta e entrai al concerto Palaeur di Roma.
Beh, successivamente ho visto John Bon Jovi con Lita Ford come supporto, sempre a Paleur, e poi un gruppo italiano. Nel 1989 ho visto i Litfiba, pagando ben 2000 lire in un concerto organizzato dalla CGIL, CISL e Will. Questo concerto fu una rivelazione perché era un gruppo che aveva una presenza scenica pazzesca. Rimasi molto molto colpito e ascoltai attentamente poi dopo i Litfiba, perché non li conoscevo granché all'epoca, scoprendo i loro dischi e vedendoli successivamente a Villa Gordiani, qui a Roma, un concerto gratuito che era quello poi dove loro registrarono Pirata. E io con i miei amici eravamo tra quelli che, non conoscendo bene le canzoni, sbagliavano il coro di Lulu e Marlene. Poi li ho rivisti 2 volte, che praticamente era lo stesso concerto a distanza di una settimana l'uno dall'altro, al Teatro Tenda Strisce di Roma, per il tour di Pirata. Mi accorsi di come il pubblico dell'Itfiba era cambiato, perché non c'erano più i dark, i goth, gli amanti della new wave, del post-punk che avevo visto ai 2 precedenti concerti, ma c'era un pubblico più anonimo, diciamo, più normale. E ricordo che con i miei amici ci divertivamo a chiedere alle ragazze qual era il loro pezzo preferito dell'Itfiba e ci rispondevano tutte Cangaseiro. L'Itfiba in seguito rivisti per il tour di El Diablo, quando ormai già non era più la stessa cosa, nel 1991 sempre al Tenda Strisce di Roma, e poi successivamente per il Terremoto Tour nel 1989 ho anche visto Sir Paul McCartney, ma io all'epoca ero heavy metal, avevo i capelli lunghi, ascoltavo tutta altra musica e i Beatles per me erano troppo morbidi, e fu per questo che rimasi ancora più colpito dalla performance di Paul McCartney, perché fu una cosa veramente coinvolgente, cioè un uomo che sul palco ci è nato, bravissimo a coinvolgere il pubblico, a fargli cantare i cori, e ricordo che sentivo questi urletti di voci femminili pensando che fossero delle donne un po' attempate. Poi mi girai e vidi invece che erano 2 ragazze giovani ed attraenti e dissi that's a good job, questo è un buon lavoro. Anderson, Bruford, Wakeman e Hove, ovvero sia gli Yes, se non ricordo male, con Tony Levin al basso. Questo concerto di Robert Plant in realtà non l'ho mai visto, infatti c'è ancora la matrice attaccata, perché comprai il biglietto, ero un grossissimo fan delle Zeppelin all'epoca, comprai il biglietto, era il 1990, ma poi dopo mi ammalai e non potei andare al concerto, fu una malattia piuttosto lunga, non avevo modo di rivendere il biglietto, insomma alla fine mi è rimasto, ma era talmente bello che me lo sono tenuto e a distanza di tanti anni ce l'ho ancora e ne sono contento. Il mio primo Monsters of Rock, sempre nel 1990 a Bologna, con Faith No More, Poison, Aerosmith e Whitesnake come headliners, Whitesnake con Steve Vai alla chitarra. Ricordo Mike Patton dei Faith No More arrampicarsi sui tralicci dell'impianto luci, a un certo punto una bottiglia di plastica che arriva dritta nella fronte di Mike Patton, che cade in terra e fa finta di essere stato ferito. Ho rivisto poi Faith No More successivamente a Cesena, qualche anno dopo, e era il tour di Angel Dust con le L7, gruppo di apertura, Iron Maiden e Anthrax come support al Paleur nel 1990, No Prayer on the Road, il tour di No Prayer for the Dying, primo tour con Yannick Gers alla chitarra. Molti anni dopo, ovvero sia nel 2018 a Berlino, sono andato a vedere di nuovo gli Iron Maiden, non l'avevo mai più visti dall'epoca, proprio con la figlia di Yannick Gers,
perché abbiamo degli amici in comune, degli amici inglesi, e lei era in visita a Berlino. E quindi questa volta ho avuto il biglietto appunto recente, quindi senza esserci scritto nulla, c'è scritto però guest. Ma in compenso ho avuto questo VIP, questo VIP, un adesivo e poi soprattutto il passi con il logo degli Iron Maiden e il disegno di Eddie per la Trooper Room per bere gratis. Quando ho incontrato questa ragazza che avrà avuto poco più di 20 anni, lei è stata gentilissima, mi ha chiesto: ah, ma è la prima volta che vedi gli Iron Maiden o li hai già visti? Io, un po' vergognandomi, le ho detto: ma in realtà li ho già visti una volta. E lei: ah sì, quando? Ha fatto: quando tu ancora non eri nata probabilmente. E lei si è fatta una risatina, ha detto: guarda, sì, perché li ho visti il primo tour di tuo padre nel 1990. E lei è rimasta, ha fatto: oddio, no che non ero nata. Il problema è che neanche gli altri miei amici erano nati nel 1990, quindi mi sono sentito un po' il nonno della situazione. Un altro concerto che ricordo con molto piacere fu Queensryche a Firenze, apertura Lynch Mob, era il tour di Empire 1990 al Palasport di Firenze, e in quel periodo per me Queensryche erano uno dei miei gruppi preferiti, i Pink Floyd dell'heavy metal. Queensryche rivisti poi al Monsters of Rock del 1991, questo era a Modena, e insieme a loro c'erano gli AC/DC come headliners, e ho ancora il dollaro con la faccetta di Angus Young che fu sparato dal cannone durante For Those About to Rock. Un altro gruppo nella line-up di quel Monsters of Rock erano i Metallica. Ho rivisto i Metallica al Palaghiaccio di Marino vicino Roma nel 1992, quindi l'anno successivo, e ricordo questo concerto, era il tour del Black Album, ci tenevo tantissimo, però ricordo che ho rischiato di morire fuori perché i cancelli non aprivano e la gente ha cominciato a spingere. Ricordo che ci muovevamo così, erano delle onde dove non potevi fare nulla se non seguire l'onda, se cadevi ti avrebbero calpestato. Poi all'interno, questo era il famoso concerto dei Metallica con questa geniale idea del palco che girava, quindi stando sotto al palco, cosa che io volevo, mi ritrovavo davanti un solo elemento del gruppo, quindi avevo Kirk Hammett, oppure avevo Lars Ulrich, oppure avevo Jason Newsted, che era una cosa noiosissima, avere un solo elemento del gruppo davanti. Quel concerto è stata una bella delusione. Altre cose, sempre italiani, per esempio Elio Le Storie Tese, a Roma al Villa Borghese, forse. Gli Extreme, andai da solo a Milano a vedere il concerto e sono ripartito subito dopo, facendo la notte intera in treno, però ne è valsa la pena perché questo è stato il tour di Porno Graffiti. Van Halen al Palaghiaccio di Marino a Roma, purtroppo con Sammy Hagar alla voce, non con David Lee Roth, non si può avere tutto dalla vita. Living Color al Tenda Strisce di Roma. Seguirà la seconda parte. Intanto, se vi piace quello che sto dicendo e ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube Radio Dario Berlin Rome, perché in questo modo mi aiutate ad andare avanti a fare questa cosa che faccio con grande passione. Grazie.